Ciao a tutti gli amici di DK Synth Lab, oggi nuova recensione e parliamo di lui, YC88. YC88 è uno strumento che è sul mercato già da un po' di tempo. Questo ovviamente non è l'unico modello della linea YC, c'è anche la versione 73 e la versione 61. È uno strumento che si differenzia dalla linea CP, perché comunque innanzitutto CP non ha il taglio 61 tasti, ma proprio a livello di pannello, di struttura, di possibilità, lo strumento è ovviamente un pochino diverso. Adesso andiamo a sentire qualcosa brevemente e poi ne parliamo nel dettaglio. Bene, abbiamo sentito giusto qualcosa al volo, questo vi fa capire che lo strumento innanzitutto funziona con 3 parti che possono essere appunto attivate qui direttamente dal pannello, lo vediamo anche da qua sopra, quindi c'è la parte tastiere da questa parte e la parte organo sulla sinistra. Dicevamo prima, questo strumento si differenzia dalla linea CP innanzitutto proprio per il taglio 61, perché avendo un organo a bordo questo strumento appunto è disponibile anche in versione 61 tasti con tasto waterfall, quindi il tasto leggero che non ha neanche lo spigolo frontale, quindi come il pianoforte per intenderci, e quindi permette di fare tutti i vari glissati. Ovviamente quel taglio lì ha un senso perché c'è appunto diciamo un motore tone wheel a bordo, cosa che CP non ha, e quindi acquista un senso avere quel taglio lì. CP è disponibile appunto in versione 73 e 88, le meccaniche della versione 73 e 88 sono le medesime sia per CP che per YC, quindi troviamo una meccanica un po' più standard, anche un pochino più dura diciamo, a 2 sensori per il taglio 73 e invece una versione triplo sensore con anima in legno per il taglio 88 sia per YC che per CP88 appunto. Sinceramente io ho avuto CP73 in passato, comodo il taglio per portarlo dal vivo, risultava personalmente un pochino più faticoso nell'utilizzo a lungo termine, quindi suonarlo per tanto tempo il taglio del 73, cosa che invece sulla meccanica dell'88 non accade. È una meccanica che effettivamente è decisamente superiore come qualità, come risposta, è un tasto che piace veramente tantissimo a me, oltretutto i tasti neri hanno l'effetto ebano, quindi sono leggermente ruvidi, però risponde veramente bene sotto le dita anche come dinamiche.
Questo che avete appena sentito, che ho usato anche nella demo poco fa, tra l'altro è il nuovo CFX 2, quindi la versione CFX aggiornata, è presente in prima pagina anche CFX prima versione, che è un pochino più squillante, è un campionamento un pochino più datato, però funzionano bene tutte e due. CFX 2 è un po' più rotondo, quindi magari si sposa meglio con degli accompagnamenti piane voce, comunque dove serve un pochino più di armoniche. CFX invece magari è un pochino più tagliente, un pochino più dritto come suono, adesso lo sentiamo anche lui brevemente, ed è un pianoforte che io ho usato anche spesso su montage per quanto riguarda l'utilizzo live con la band. Leggermente compresso, però è un pianoforte un pochino più squillante, quindi funziona in modo diverso se abbiamo un mix un pochino più pieno. Quindi vediamo un po' adesso nel dettaglio, poi parliamo successivamente di altri suoni. Allora, YC88, quindi diciamo è il taglio appunto più grande delle tre versioni di YC. Il pannello per tutte e tre le versioni è lo stesso, quindi abbiamo questa parte di pannello con pitch e modulation che rimane invariata per tutti e tre i tagli. Delle meccaniche abbiamo appena parlato e appunto vediamo che ci sono appunto tutte queste possibilità a pannello. Come CP è uno strumento che è molto dedito alle modifiche in tempo reale, no? Quindi tutto quello che può servire per una programmazione e un cambio di suono, un cambio di qualcosa in tempo reale, ce l'abbiamo fuori a disposizione. Ovviamente si può fare tanto anche prima, quindi ci si può preparare il tutto, però si può agire tranquillamente con diversi parametri a pannello. È possibile anche accendere e spegnere le parti direttamente dal pannello tramite questi selettori che sono anche molto reattivi, quindi sono veramente veloci per accendere e spegnere le cose. In più avete visto nella parte di prima che io ho attivato una funzione che mantiene il suono anche se io sono all'interno chiaramente dello stesso live set, ma sto accendendo e spegnendo le parti. Esempio, io accendo un organo, ho acceso il pianoforte, spengo l'organo, ma nel frattempo l'organo è ancora qua. Adesso ho spento il pianoforte che si sente ancora in coda e ho acceso l'organo. Quindi questo ci permette di passare tra un parziale e l'altro, quindi uno dei tre o tutte e tre, senza avere appunto un'interruzione. Questa è una funzione interna dello strumento, bisogna attivarla, però comunque è una possibilità che dal live è molto comoda. Tra l'altro è uno strumento che viene costantemente aggiornato, quindi anche appunto dei suoni nuovi sono stati aggiunti di recente, come appunto l'Organ 4, che è quello che abbiamo appena sentito, e anche prima il CFX 2, l'RD78 per esempio. Quindi è uno strumento che, nonostante sia sul mercato da un po' di anni, è ancora supportato parecchio. Quindi adesso io accendo tutte le parti e andiamo a vederle un attimino nel dettaglio. Quindi abbiamo qua sulla sinistra la sezione organo con i drawbar, con i LED che indicano appunto la posizione del drawbar. Abbiamo la possibilità di selezionare lo slow e fast del rotary speaker e anche lo stop. C'è la parte upper e lower, il vibrato, le percussioni, il pre-drive, il volume della sezione. Si può fare uno split e si può trasporre l'ottava direttamente dell'organo, e qui chiaramente ci sono il selettore dei vari modelli, quindi abbiamo più possibilità che comunque sono descritte nel manuale. Nella parte centrale abbiamo il display, cosa che è molto più comoda rispetto a CP che ha il display in alto a sinistra. Qui ce l'abbiamo centrale, quindi questo è un cambiamento che rispetto a CP è comodo, perché ci permette di avere tutte le parti qua, anche questa parte del live set su CP e sulla sinistra, quindi diciamo che con qualsiasi mano
possiamo andare tranquillamente ad agire su questa parte centrale, ed è decisamente più intuitivo. Abbiamo appunto la parte del live set dove se noi passiamo tra uno e l'altro il suono non stacca, quindi è possibile comunque avere diverse pagine da 8 live set. Poi scorrendo con l'encoder abbiamo veramente tantissimi live set già pronti, e poi andando oltre il 20 abbiamo quelli vuoti in it che possiamo, quindi abbiamo 40 pagine di live set da 8 suoni, quindi direi che ce n'è veramente tanto di spazio per uno stage piano, tra l'altro, quindi stiamo parlando di un piano stage. Abbiamo poi sulla destra l'altra sezione dei suoni, che è la parte dedicata a keys, dove poi c'è questo selettore che ci permette appunto di scegliere le varie categorie, quindi pianoforti, piani elettrici, synth e altri suoni. Dentro synth ovviamente ci sono anche i pad, ci sono i lead, altri suoni, ci sono i strings, eccetera eccetera, quindi tutte le altre famiglie sono raggruppate in queste 4 categorie. È possibile appunto avere una parte A e una parte B che lavorano insieme, quindi la sezione keys è composta da 2 parti. Non è possibile fare una cosa che c'è su CP. Su CP le 3 parti possono essere utilizzate in advanced mode, e quindi tutte e 3 le parti possono essere della stessa categoria, quindi qui non è possibile, è possibile utilizzare tastiere, quindi keys A e B e organo. Però c'è un'altra cosa, perché c'è sempre un però. Questo strumento ha una marcia in più rispetto a CP, ed è non solo l'avere un motore tone wheel dedicato, che di là non c'è, ma ci sono dei campioni. I pianoforti, bene o male, sono gli stessi perché sono dei sample AVM2, ma qui c'è una marcia in più che è praticamente un motore FMX, quindi FM, ma FMX vuol dire che è derivato da montage, io dico montage perché qui ho montage M, ha 8 operatori, quindi quello che sentiamo FM qua dentro è veramente FM, non è un sample. Quindi se adesso io faccio sentire tipo questo suono, che sono 2 layer keys FM, è veramente FMX, non è un campione. Quindi avete praticamente un motore tone wheel, avete un DX7 con gli steroidi, perché DX7 aveva 6 operatori, quindi abbiamo 8, quindi abbiamo quel qualcosina in più, ed è un FM aggiornato appunto come su montage. Ovviamente non c'è l'editing completo che c'è su montage M, quello è un sintetizzatore, questo è uno stage piano, però abbiamo tutta quella famiglia di suoni FM all'interno dello strumento, che può essere combinata appunto con AVM2, con l'organo, tutto quello che è. Nella parte keys, oltre alla selezione dei suoni, c'è sempre la possibilità di fare uno split, la possibilità di selezionare l'ottava del suono, un editing in sviluppo e di filtro. Questo è il selettore per scegliere i vari suoni della categoria. Ci spostiamo sulla destra e abbiamo la sezione praticamente degli effetti, quindi abbiamo questi 2 che sono praticamente degli insert, e poi dopo abbiamo comunque tutta una sezione di effetti aggiuntivi, che può essere tipo, questo effetto può essere destinato a una delle 3 categorie. Abbiamo la sezione speaker amplificatore per quanto riguarda l'organo o comunque le altre tastiere, il riverbero che può essere chiaramente dedicato a tutti e 3, il master equalizer che è l'ultimo esterno, e quindi tutte queste categorie comunque vedete si possono accendere o spegnere tutte e 3, tranne questa parte che è praticamente dedicata alla parte keys. Fianchetti in legno, struttura tutta completamente in metallo, nonostante tutto lo strumento sia in metallo non è eccessivamente pesante, quindi è un 88 stage decisamente portabile. Sono stati aggiunti appunto anche dei suoni nuovi, l'RD78,
il CFX2 che abbiamo sentito prima e altri suoni, perché comunque abbiamo veramente un bel po' di suoni, un bel po' di possibilità all'interno di questo strumento. Nonostante sia fuori da un bel po' di anni sul mercato, non è uno strumento che costa pochissimo, è uno strumento che ha il suo costo, ma che è comunque un costo motivato dalla qualità dello strumento, perché rende veramente benissimo a livello di suoni, cioè è uno strumento veramente pazzesco, è un qualcosa che funziona benissimo sia in live sia in studio. Con questa meccanica avete anche un ottimo controller se collegato al computer. Io lo utilizzo anche come controller per degli altri pianoforti, degli altri strumenti, addirittura lo utilizzo siccome mi piace molto la meccanica, lo utilizzo anche per Astrolab 37, che appunto ha 37 tasti mini, ma in studio ovviamente ho tutte le possibilità che vedete nell'inquadratura, ma preferisco appunto utilizzare YC88 come controller, quindi anche questa cosa ha i suoi vantaggi. Dicevo, non è uno strumento molto economico, è uno strumento che comunque si porta dietro un prezzo premium, ma è uno strumento che veramente vale l'acquisto. È un qualcosa che, se state cercando uno stage piano completo e vi piace il suono Yamaha, questa secondo me è l'opzione da guardare ad oggi più che CP, perché comunque CP perde un po' di cose, non ha l'FM, non ha il tone wheel, ha qualche anno in più, quindi magari successivamente ci sarà anche una versione aggiornata che uscirà, non si sa, magari aggiornano prima questo, però comunque è uno strumento che secondo me ad oggi, con i suoi update, con i nuovi suoni, con tutto quello che Yamaha fa nel corso del tempo, comunque che lo migliora e tutto. Tra l'altro è uno strumento compatibile anche con Soundmondo, Yamaha Soundmondo, quindi è possibile importare anche come per montage Modi X, Modi XM i suoni all'interno dello strumento. Posso ringraziare solamente Yamaha per avermi dato questo strumento in prova, in test e tutto. Trovate già sul canale le demo no talking, quindi potete farvi un'idea di tutti i vari suoni tanti suoni che ci sono all'interno dello strumento. Ovviamente, secondo me questo strumento dice la sua appunto nelle tre categorie principali, quindi organo, pianoforti, piani elettrici e FM, quindi quelle sono le categorie da valutare principalmente se vi interessa uno strumento del genere. Poi di più ci sono anche i pad, ci sono i lead, ci sono i synth, ci sono tutti quei suoni di contorno che comunque sono belli, sono di derivazione, motif, montage, quindi tutta quella categoria di suoni deriva da strumenti seri, quindi sono suoni comunque utilizzabili. Ovviamente quei suoni sono utilizzabili con un editing, come dicevamo prima, limitato, perché non è un sintetizzatore questo strumento. È veramente uno strumento bellissimo per quanto mi riguarda. Io sono contentissimo di questo strumento e secondo me è anche l'88 ideale da avere in studio per quanto mi riguarda, quindi veramente uno strumento spettacolare. Ditemi cosa ne pensate nei commenti, se vi piace questo strumento, se l'avete provato, se lo utilizzate magari già anche un po' da tempo, cosa ne pensate dell'utilizzo live in studio e tutto quello che ci gira attorno. Io ringrazio Danilo per avermi dato questo strumento, ringrazio Yamaha Music Italy per la collaborazione che prosegue ormai da un bel po' di tempo. Ringrazio voi, mettete mi piace al video, iscrivetevi al canale se non siete iscritti e noi ci vediamo alla prossima demo o recensione sempre su DKS Synth Lab. Ciao e alla prossima!